Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del volante di Camus, che intanto ringrazio per avermi dato l'opportunità di provare questo nuovo loro prodotto da 5 Nm. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del prodotto entry level di Camus. Inizio subito a parlare del packaging, sempre curato e sempre molto più curato da parte di Camus, in cui sta evolvendo anche questo aspetto. Tutto troverete ben riposto all'interno della loro confezione, che ha come colore predominante il verde e nera. Personalmente molto bello. L'unboxing in realtà è stato molto veloce perché ci sono veramente pochissime cose all'interno. C'è una scatola che contiene alcune parti che serviranno per montare la base sulle vostre scrivanie o postazioni, composta nel mio caso da queste due staffette che vanno a collegarsi dietro la base. Nel mio caso non mi è stata mandata il supporto inclinabile da scrivania, ho utilizzato un supporto da scrivanie di Mozza. In realtà è totalmente compatibile. Sempre all'interno di quella scatola ho trovato questa ventola, che in realtà va a montarsi all'interno del supporto da scrivania di Camus. Nel mio caso personalmente non l'ho per niente montata, ma già vi anticipo che non ho avuto nessun problema di surriscaldamento della base. Naturalmente il cavo USB 2.0 da collegare al vostro PC, un alimentatore da 7.36 A, naturalmente il giusto amperaggio per poterlo alimentare. Questo è il connettore che va alla base, naturalmente l'altro lato è un comune cavo alimentazione. Ma arriviamo subito ragazzi alla base. È la prima volta che provo un volante con motore direct drive all'interno del volante stesso. Infatti subito la sensazione appena l'ho tirato fuori personalmente è abbastanza pesante, ma naturalmente in questo caso, essendo posizionato proprio nel fulcro di quello che è il volante, a mio avviso c'è un'ottima distribuzione dei pesi, perché se quando lo tenete in mano lo sentite pesante, in realtà una volta montato risulta molto leggero. Credo che la distribuzione dei pesi in questo caso così fatta è ottima, soprattutto per amplificare quello che potrebbe essere una base da 5 Nm, senza avere quindi un mozzo e un volante con una bottom plate al centro che comunque vanno a creare un pochino di inerzia a tutto il movimento. Passiamo subito alle dimensioni. È un volante da 28 cm, perché so che sono quelle che poi fondamentalmente anche a voi interessano. Ha un'ottima impugnatura in pelle, ve la faccio vedere. Infatti ragazzi, anche se è un motore entry level, ma in realtà mi è successo anche con la base Mozza, l'effetto della pelle utilizzata, l'effetto che vi dà sulle mani è molto piacevole, con bellissime cuciture fatte molto bene nella parte interna. Naturalmente manderò dei video per farvela vedere meglio. Personalmente promosso sotto questo aspetto. Qui nella parte alta c'è sempre questo inserto in pelle gialla che vi dà una sorta di sensazione racing. Personalmente ho trovato tutto come impugnatura e grip davvero ottimo, sia utilizzato a mani nude sia utilizzato con i guanti. Naturalmente la pelle poi tende a non usurarsi, o almeno usurarsi molto più lentamente rispetto all'Alcantara. Personalmente preferisco l'Alcantara a livello visivo, a livello di tatto, quando mi piace toccarlo, però effettivamente la pelle e la gomma si rovinano molto ma molto di meno. Il form factor è un volante AD, praticamente è tagliato nella parte bassa. Anche a livello estetico è uno dei form factor che più preferisco. Arriviamo adesso a parlare della bottom plate. In realtà è la parte che un pochino meno mi ha convinto a livello di design, anche se immagino che questa scelta è stata fatta proprio per il tipo di forma, anche se non so se qualcuno di voi un pochino più smanettone sta già guardando, sono usciti già degli altri volanti
anche con motori più potenti rispetto a questo, che hanno un form factor a mio avviso molto più accattivante, sempre della linea Camus ma con un po' di potenza in più. Questo rientra a far parte della fascia entry level della loro lineup. Frontalmente abbiamo una lastra di carbonio, ma ragazzi è molto fine, è soltanto un rifinimento a quello che è il frontale del volante. Credo che a guardarla parliamo di un frontale da 1 millimetro. A livello di pulsanti sono di questo tipo, in realtà come click, ragazzi vi dico, mi ricordano quelli di Asetec, ma il form factor personalmente mi ricorda quello molto di un joystick. Stessa sensazione che ho avuto con il volante R5 di Mozza, come però stile di pulsanti molto più simile a quello Asetec. Anche la distribuzione dei pulsanti personalmente ricorda molto un joypad. Già messi in posizioni diverse, secondo me avrebbe avuto un appeal totalmente diverso. Nella parte centrale abbiamo degli encoder rotativi, ve li faccio sentire. Non ho mai sbagliato un click. A completamento della parte frontale abbiamo questo piccolo display a 3 cifre che andrà a indicarvi la velocità del veicolo, e nella parte alta ci sono 10 LED per il contagiri. Ho trovato molto completa la dotazione di elettronica di questo volante. Passerei subito alla parte dietro e quindi le palette. Ragazzi, il click è deciso, molto simile a quello dell'R5, molto simile ai volanti CSL di Fanatec. In questo caso però, per cercare di farvi capire, molto più simile, perché a Fanatec al cambio McLaren che funziona con dei pulsanti. Chi ha invece, per esempio, chi già utilizza, per esempio, ha visto recensioni o ha provato i Mozza R5, come i CSL, hanno una sorta di cupola sopra lo switch che gli fa fare un rumore diverso, ma il click è davvero molto simile anche a quello. Personalmente entry level nella fascia dei cambi. In più sono molto piccole e disposte molto vicino al motore. Vi faccio vedere. A livello di feeling non mi fanno impazzire, ma come non mi fanno impazzire neanche le altre. Come posizione c'è bisogno sempre un pochino di abituarsi, perché di solito siamo abituati a palette un pochino più grandi. In realtà qua non ci sono neanche fori. Per poter raggiungere una paletta diversa avrei fatto una scelta diversa. In realtà non mi sono trovato male con questo genere di cambio, però c'è bisogno un pochino di abituarsi quando si proviene da un altro genere di volante. Il materiale di cui sono fatto è un metallo da poco più di 2 mm, ma penso non ci sia nient'altro da raccontarvi. Sempre nella parte dietro abbiamo delle bocchette di ventilazione per il motore, ma personalmente non ho trovato surriscaldamenti particolari per sessioni da un'ora, un'ora e mezza, e l'ho utilizzato sempre al 100%. Ci sono poi tutte le connessioni, questa è la connessione di alimentazione, la connessione al PC, la connessione per la ventola, il pulsante di alimentazione, e poi ci sono 2 connettori USB Type-C. Probabilmente, non avendo io in realtà il bundle completo con la pedaliera, penso che qui si possa connettere la pedaliera e altri accessori della serie Camus. Sempre accanto al pulsante di accensione c'è sia il pulsante di reset, nel caso abbiate problemi. Nel mio caso sinceramente nessun tipo di problema, ma in realtà potete anche tante volte, se dovesse capitare qualcosa, una cosa che utilizzo sempre è staccare e riconnettere il cavo USB. E un LED che vi fa vedere che la base è in accensione. Penso di avervi detto tutto per quanto riguardano gli accessori di questo volante, e ho fatto un video del software per voi. Ciao ragazzi, benvenuti al software di calibrazione della vostra base C5. Questa è la pagina iniziale. Come vedete, in realtà viene divisa la parte della base con la parte del volante, come se un domani potrebbe esserci la possibilità di poter montare un volante diverso. Mi sembra abbastanza improbabile, però è così distribuito nel loro software. Arriviamo adesso alla pagina che più ci interessa, Parameter. Qui potete andare a settare la vostra base come meglio credete. Questo è un settaggio di partenza che personalmente io utilizzo per praticamente tutti i giochi, scegliete voi quello più adatto a voi. Avete come sempre la possibilità di settare i gradi di volante sia con uno slider ma anche con dei preset nella parte sotto, e poi abbiamo i settaggi veri e propri. Power, la forza massima, natural damping, natural friction, natural inerzia vanno già a inficiare su quello che è il movimento del servo anche quando non siete in gioco. Io su basi così poco potenti utilizzo dei filtri un pochino più alti, perché naturalmente proprio per la loro poca potenza mi piace avere una corposità maggiore all'inizio sul volante.
Poi abbiamo l'Hild Spring, sarebbe la molla di centraggio quando siete nel desktop, naturalmente sempre a 0. E poi abbiamo una parte di filtri che sono quelli utilizzati dai giochi. In questo caso, per quanto riguarda Effect Intensivity, in realtà questo filtro per la base più potente lo potete utilizzare su una base da 5 Nm, lasciate tranquillamente al 100% e arriverà totalmente pulito e nitido quello che è il segnale del gioco. Se no, altrimenti va a smorzare alcuni effetti che sono all'interno del gioco, ma con una base da 5 Nm personalmente non lo trovo utile. Per quanto riguarda invece il CF Filter, è un filtro smossamento. In realtà funziona al contrario, 100% il filtro è totalmente spento, più lo portate verso lo 0 e più sentirete un pochino di smoothing, un pochino più gommoso, più liscio, più fluido tutto il feedback che vi arriva tra le mani. Personalmente mi piace una sensazione un pochino più grezza del segnale, io ho utilizzato 69-70, vedete voi quello più comodo. Q-Factor, in realtà l'ho provato a alzare e abbassare, non sono riuscito bene a individuare quello che va a modificare e alla fine ho deciso di lasciarlo al 100%. Non ho trovato che tipo di sensazione vada effettivamente a cambiare durante l'utilizzo. Game Friction invece è il direct input della frizione che deriva dai giochi. In questo caso vi consiglio 100%, che equivale a un segnale totalmente pulito e nitido come viene dal gioco. Vi mostro l'ultima schermata che vi dice il software che state utilizzando, a che versione è, i firmware delle varie periferiche. Potete cliccare su Open Firmware Update, in questo caso sono tutte aggiornate, ma vedete in modo molto semplice vengono rilevate le periferiche che avete montato e nel caso ce ne sarà bisogno potrete scegliere di andare ad aggiornare il firmware. In questo caso ho attivato anche la visualizzazione delle beta, altrimenti soltanto i firmware ufficiali. In questo caso vi faccio vedere, per esempio, c'è la possibilità di aggiornare la pedaliera e l'andiamo a fare. Praticamente aggiornato. Penso quindi, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati, spero sia stato molto chiaro con quello che è il software. Io l'ho trovato corretto e giusto per quelle che potrebbero essere le regolazioni che si possono fare su questo genere di volante. In questo caso, ragazzi, io di solito giro il mozzo, in questo caso vi farò vedere uno scratch della base e vi dico subito che in questo caso i magneti un pochino si sentono, almeno quella che è la sensazione da spento, i magneti si sentono un pochino meno rispetto a basi della stessa fascia. Il motore utilizzato nel C5 è un motore Outrunner, quelli che utilizza per esempio anche Fanatec nel DD1 e nel DD2. Come sapete, io non li amo particolarmente in quel genere di motore perché con quelle potenze hanno una scattosità eccessiva e non consentono quindi di sfruttare al massimo le potenzialità che hanno quei motori. Nel caso del C5 e dei soli 5 Nm, in realtà questo motore aiuta di tanto avere l'impressione tra le mani di avere un motore molto più potente, e quindi quello che in un motore molto più potente lo trovo un difetto, in questo personalmente lo trovo un surplus. E quindi proprio perché con 5 Nm avere un motore che gestisce delle accelerazioni maggiori vi darà l'impressione di avere sotto le mani molta forza in più. Ma come dico sempre, fondamentalmente bisogna vedere come funziona e ho fatto un video per voi.
Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Vi dico, questa base, il gioco con cui più mi ha stupito è Rensport, ma ho fatto un video dedicato, cercherò di metterlo qui sopra per andarlo a rivedere, perché credo che sia uno dei giochi che va a massimizzare quelle che sono le prestazioni di queste basi, e probabilmente anche R-Factor 2. Questo perché fondamentalmente 5 Nm sono proprio l'inizio per poter assaporare quello che è il mondo Direct Drive. Gli effetti ci sono tutti, ma nei giochi bisogna un pochino amplificare quello che potrebbe essere l'effetto strada, l'effetto scivolata, un pochino tenerli più alti per assaporare meglio quelli che sono gli effetti del gioco. È una pratica che ormai ho iniziato a fare in realtà quasi con tutte le basi a diversi livelli, ma in realtà fino ai 10 Nm in step diversi aumenta un pochino dove è possibile, perché ci sono giochi dove è possibile, altri dove non è possibile, però alzare questi parametri. Naturalmente su un Rensport o su R-Factor 2, in cui è possibile in realtà dare la potenza della base e quindi si va a comprimere il segnale nel range di potenza di questo genere di basi, in realtà si riesce a ottimizzare moltissimo quello che è il segnale del gioco e queste basi diventano veramente dei gioiellini. Il controllo del servo lo trovo sempre ottimo da parte di Camus, in realtà è un aspetto in cui io tengo moltissimo e in realtà ero rimasto già stupito del Camus da 15 Nm. Anche in questo caso reputo questa base molto controllata per il livello in cui si trova, e questo un pochino lo dimostra che non servono troppi filtri per tenerla sedata in alcune circostanze, e quindi meno filtrata in questo caso significa avere più dettagli di piccolo livello. Come ho detto, nel mio caso non ho montato la ventola non avendo il supporto, ma nelle sessioni che ho fatto da un'ora, un'ora e mezza non ho avuto particolari surriscaldamenti del motore o anche la minima sensazione di una perdita di potenza, anche perché a questo livello se c'è una perdita di potenza, ragazzi, ve ne accorgete. Naturalmente per chi viene da basi come un G29, un G27, un T300, naturalmente troverà un aumento di potenza rispetto alle proprie basi, ma rispetto magari a delle CSL, delle CSV V2 o le TGT2 in realtà hanno potenze equiparabili. Il maggior apporto che può portare un genere di base più a questo punto che nella forza, in realtà nel micro dettaglio, non sentire più quella cinghia o quegli ingranaggi sotto le mani. Personalmente io sono talmente tanti anni che utilizzo la tecnologia Direct Drive che io su quelle basi sento tantissimo l'effetto della cinghia quando ci sono i cambi di direzione, ma fidatevi che dopo un po' che utilizzerete la tecnologia Direct Drive ve ne accorgerete anche voi. Detto questo, ragazzi, lascerò tutti i link in descrizione per poter acquistare la base Camus C5. Vi ricordo sempre che questo è il mio pensiero più crudo su quello che è questa base. Personalmente, come ho detto, l'ho trovata come feeling davvero ottima. A livello estetico, sinceramente niente di che, ma in realtà anche i suoi competitor su questa fascia di prezzo non è che brillino per un aspetto estetico personalmente. Quindi credo che il cliente tipo per questo genere di base è chi vuole pagare molto poco ma avere comunque un prodotto di estrema qualità, e a questo punto infatti vi consiglio anche di valutare nel caso il bundle completo con la pedaliera, perché comincia a essere molto interessante anche nel prezzo. Naturalmente, ragazzi, vi ricordo MDS Simpars, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì. Ragazzi, ancora non vi siete iscritti al canale, ma vi rendete conto? Ci vediamo alla prossima, ciao!